Scommetto che in questo ultimo periodo avrete sicuramente sentito parlare di intelligenza artificiale. Sì, infatti, ma che roba è? Ce lo facciamo spiegare da lui. Ultimamente anche io ero molto curioso di capire che cosa fossero ste robe, cosa fossero in grado di fare, e devo dire che ieri ci ho passato mezza giornata a fare domande veramente assurde o a capire comunque cosa riuscisse a fare, e devo dire che può essere veramente sfruttato in modo eccezionale. Anzi, io sto cercando di creare un sistema automatizzato per sfruttare l'intelligenza artificiale sia sul lato foto, sia sul lato video e sia sui testi, diciamo così, per creare una sorta di prodotto completo e vedere se riesce a portare avanti una roba. Comunque, vabbè, dopo vi spiego meglio cosa ho intenzione di fare. Adesso intanto lasciate un mi piace visto che ci siete, perché ci sta comunque. A parte che sta roba costa un bel po', questo che sto provando, però devo dire che il risultato ne vale la pena. Adesso direi di fare subito qualche domanda per metterlo sotto stress, però prima appunto la prima domanda che vorrei fare e che io ancora non gli ho fatto è proprio: a cosa servi, chi sei, cosa sei, non lo so, boh. Andiamo a vedere. L'intelligenza artificiale che ho provato principalmente è questa qua, ChatGPT. Andiamo subito a fare la prima domanda, appunto, a cosa serve? In questo caso non so se ci sono abbonamenti o altro, però sto provando comunque sia la versione gratuita. Vediamo che va subito a rispondere alla prima domanda. Sono un assistente virtuale addestrato da OpenAI per rispondere a domande su una varietà di argomenti. Sono in grado di fornire informazioni e aiuto, ma non posso accedere a internet per cercare informazioni aggiornate al di fuori della mia base di conoscenza pre-addestramento. Posso aiutarti con qualsiasi domanda tu possa avere, ma per favore tieni presente che la mia conoscenza è limitata al momento del mio addestramento. Quindi, ok, un'intelligenza artificiale con quello che gli hanno ficcato in mente. Immaginiamo un cervello, tutto quello che c'è dentro non è abilitato ad andare su internet a cercare altre robe, non è che possiamo andargli a dire, quindi non possiamo andargli a dire cose momentanee, eccetera. E da quello che so, almeno per la versione gratuita, è abilitata con notizie, o almeno è stata riempita con robe fino al 2021, quindi del 2022 non troveremo nulla. Ma non è questo che ci interessa, perché già che ci va a dire che è un assistente virtuale addestrato, già può essere veramente interessante, perché se gli andiamo a chiedere dei consigli o delle cose ci potrà aiutare. Ad esempio, io ieri ho fatto un esempio, vediamo se ha le nozioni almeno base, no? Quindi se io gli vado a scrivere 2 più 2 uguale 8, vediamo che automaticamente capisce, almeno ieri ha capito, mi dispiace, ma 2 più 2 non è uguale a 8, la risposta corretta è 4. Quindi vedete bene che capisce cosa gli andiamo a dire e dalle informazioni che ha le elabora in veramente pochissimi secondi e ci va a dare la risposta corretta. Nelle info, robe del genere, c'è scritto che molto raramente potrebbe sbagliare o comunque potrebbe formulare male qualche risposta, però sommariamente, almeno da quello che ho visto, una marea di domande che gli ho fatto, sembra rispondere veramente molto bene. Ma come si può sfruttare sta roba? Come ci può venire in vantaggio? Ad esempio, io ho visto delle domande preimpostate, giustamente di esempio, eccetera, dove ci sono proprio delle programmazioni di siti web, quindi linguaggio HTTP, adesso non sono un tecnico di sta roba, però di quel linguaggio lì, e magari se dà un errore durante la creazione del sito, andiamo qui, gli andiamo a incollare tutta sta roba e gli diciamo: perché non mi va questa funzione di questo sito che sto programmando? E lui ti troverà l'errore molto probabilmente, che è una cosa veramente spaziale. Ma comunque sia, ci sorgono veramente tantissime domande, tipo ad esempio se gli andiamo a dire la Terra è piatta, gli andiamo a chiedere sta roba, vediamo cosa ci va a rispondere. Ma non è finita qui, perché dopo vi faccio vedere anche altre cose, cioè nel senso ci permette proprio di interagire in un certo senso. Ad esempio, vediamo questa risposta: no, la Terra non è piatta, la Terra è un pianeta rotondo che orbita attorno al Sole. La forma rotonda della Terra è stata dimostrata da molteplici studi scientifici e da secoli di osservazione e viaggi nello spazio. Anche se a volte può sembrare piatta dalla superficie, la Terra è in realtà una sfera perfetta. Piccolo errore, devo correggere questa cosa. L'ho provata già a fare questa domanda ieri e mi ha specificato che la Terra è leggermente schiacciata ai poli, mi ha detto che
la forma più a cui si avvicina appunto non è la sfera, ma è, adesso non mi viene il termine, e mi ha dato tutte queste indicazioni, mentre adesso l'ha fatta un po' più così, più semplice, quindi cambia anche un po' il modo di rispondere alle domande, diciamo così. Infatti, se azzeriamo tutto e gli andiamo a dire cosa posso regalare alla mia fidanzata a Natale, se gli facciamo una domanda del genere, ovviamente lui ci può dare una risposta generica, perché ovviamente che cazzo ne sa, però dopo vi faccio vedere un'altra cosa perché gli ho fatto questa domanda. Ci sono molti regali che potresti fare alla tua fidanzata a Natale. Una cosa che potrebbe fare sempre piacere è un bel viaggio, un weekend fuori città. In alternativa potresti pensare a qualcosa di più personale, come un gioiello, un quadro, una fotografia che le ricordi qualcosa di speciale. Oppure potresti semplicemente fare un regalo fai da te, come un cesto di cibo, un libro che sempre bla 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 bla. Ma cosa più bella che adesso magari noi gli andiamo a dire cerco un regalo che lei possa indossare e che sia abbastanza economico. Cioè, in questo caso lui riformula la risposta e cercherà qualcosa che appunto noi interessa. Cioè, come se noi stessimo parlando con una persona abbastanza intelligente, forse un po' più delle persone che solitamente incontriamo, ma se stai cercando un regalo che la tua fidanzata possa indossare e che sia abbastanza economico, potresti pensare a un bel paio di orecchini o un braccialetto. In alternativa potresti cercare un bel foulard o una sciarpa. Se la tua fidanzata è appassionata di moda, potresti anche cercare una bella borsa, un paio di scarpe, bla bla bla. Vabbè, non stiamo qui cioè non ci interessa proprio l'esempio vero e proprio, ma ci interessa il concetto di cosa riesci a fare, cioè riesci a capire cosa noi cerchiamo, cosa noi vogliamo e riesci a riformularci delle cose. Adesso, come vi dicevo nell'intro, tutta sta roba potrebbe essere sfruttata per automatizzare veramente tante cose. Ad esempio, una delle mie idee per il 2023 sarebbe provare un canale YouTube totalmente automatizzato, quindi creare delle copertine, e dopo andiamo a vedere anche come generare delle immagini con l'intelligenza artificiale, creare dei testi, delle robe con persone che poi vanno lì e vanno a parlare, quindi persone finte, dei bot, diciamo così, che replicano il testo che noi gli andiamo a dire, e questo può essere fatto anche in varie lingue. Cioè, questa è una cosa che assolutamente si può fare, perché sì, esiste un'intelligenza artificiale che ci permette di fare cosa? Noi gli passiamo un testo, lui ci genera una sorta di persona, una sorta di umano finto, dopo vi faccio vedere se riesco a trovarlo subito, che ci va a... che va a parlare totalmente, cioè va a leggere il testo che noi gli diamo, e quindi sembra una persona che sta davanti a una videocamera e fa un video. Per quanto riguarda le copertine, si potrebbe utilizzare Lensa, che ormai starete vedendo in giro da un po' di tempo, anzi dopo vi metto qui a schermo qualche immagine che mi è uscita perché ho provato a generare delle mie foto in vari stili eccetera. Quindi la mia idea del 2023 sarebbe creare una sorta di canale YouTube totalmente automatizzato e totalmente con contenuti totalmente prodotti e creati da intelligenze artificiali, che siano copertine, che siano video stessi, che sia la parte parlata e che siano proprio testi generati, quindi proprio l'argomento ce lo va a dire l'intelligenza artificiale. Ad esempio, se noi gli andiamo a chiedere sta roba, elencami 5 tipi di investimenti. Se noi gli andiamo a chiedere una roba del genere, vediamo cosa ci va a rispondere e abbiamo un testo, tra virgolette, completo. Comunque si potrebbe creare una sorta di short su questo, magari tipo, ecco, 5 tipi di investimento. Ad esempio, vedete che ce li va ad elencare. 1. Investimenti in titoli come azioni, obbligazioni, consentono di acquistare, eccetera, eccetera. 2. Investimenti in immobili, bla bla, ci va ad elencare cosa sono. Come vedete da questo testo che sta generando possiamo creare appunto una roba automatica. Ad esempio, prendendo questo testo appunto dove ci va ad elencare 5 tipi di investimento, poi possiamo anche andargli a dire approfondisci il primo punto, oppure cosa sono le azioni e le obbligazioni, eccetera, copiando appunto questo testo
ha quest'altra intelligenza artificiale che ci permette di creare, come dicevo, carica la tua foto, aggiungi il testo, scegli la voce e la lingua e ti crea un video totalmente in automatico, quindi non abbiamo bisogno di metterci lì a registrare, a scrivere il testo, eccetera, ma possiamo automaticamente avviare una cosa del genere. E proverò sicuramente, ripeto, a creare degli short, dei video completamente in modo quasi automatico e vediamo cosa succede. Magari lo voglio fare come esperimento durante il 2023, magari fare proprio totalmente un canale tutto così e vedere come andrà appunto questo canale, se magari le persone se ne accorgono, se i video escono bene, tutto il resto. Ad esempio possiamo andargli a dire scrivi un articolo sull'inflazione, non lo so, vediamo cosa ne esce. Ci va a scrivere l'articolo, cioè è assurdo, l'inflazione è un fenomeno economico che si verifica quando i prezzi dei beni e dei servizi aumentano in modo consistente e continuo nel tempo. Questo significa, ci sta scrivendo l'articolo, ragazzi, vediamo di quante parole ce lo scrive, ma comunque sia, 1000 casi, esistono altri tipi di intelligenza artificiale che vanno a scrivere proprio articoli, cioè è roba assurda, spaziale, sta roba a me, non lo so. Ieri sul serio sono stato veramente tantissimo tempo a fare domande di ogni genere, tipo cosa sapesse delle cripto, veramente tantissime domande. Comunque sia, ragazzi, ci sta scrivendo l'articolo veramente completo, è pazzesco. Niente, ragazzi, direi che prossimamente mi licenzio dal mio stesso canale e metto un'intelligenza artificiale a creare video che li farà sicuramente meglio di me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.